Lezione 1. Orientarsi nei trasporti pubblici. A seconda della destinazione, è possibile prendere anche la metropolitana o il tram. È un ottimo modo per spostarsi. Ottimo consiglio! I trasporti pubblici possono essere un modo davvero efficiente per esplorare la città. Esatto. Spesso fa risparmiare tempo rispetto alla guida, soprattutto nelle ore di punta. Sì, inoltre, ti dà la possibilità di vedere di più della città e di viverla come uno del posto. Assolutamente sì. Adoro la comodità di salire su un tram ed esplorare quartieri diversi. Anch'io. È anche un'opzione più economica rispetto ai taxi. Certamente. Hai un percorso o una linea preferita che ti piace percorrere? Adoro percorrere la linea che attraversa il quartiere storico. È sempre affascinante ammirare l'architettura. Sembra delizioso. Dovrò dargli un'occhiata durante la mia prossima visita. Lezione 2. Elementi essenziali per il viaggio. Hai altri suggerimenti per me? Ricordatevi solo di portare con voi la crema solare e un repellente per zanzare se vi dirigete verso zone più calde. Giusto. Proteggersi dal sole e dagli insetti è essenziale per un viaggio confortevole. Sì, è facile trascurare questi elementi, ma possono fare un'enorme differenza nella tua esperienza. Assolutamente. Non mancherò di aggiungerli alla mia lista delle cose da mettere in valigia. Ottimo! Inoltre, potresti portare con te una bottiglia d'acqua riutilizzabile per rimanere idratato durante l'esplorazione. Ottima idea. Rimanere idratati è fondamentale, soprattutto quando si è fuori casa tutto il giorno. Certo! Prima di partire, controlliamo anche le previsioni meteo per preparare i bagagli in modo appropriato. Ottima idea. Voglio essere preparato a qualsiasi condizione meteorologica durante il mio viaggio. Lezione 3. Problemi tecnici. In realtà la settimana scorsa ho avuto qualche problema con il mio telefono, continuava a bloccarsi. Oh no, cos'è successo? Sembra frustrante. Penso che potrebbe essere dovuto a un aggiornamento software che non è stato installato correttamente. Può essere davvero fastidioso. Hai provato a riavviarlo o a liberare spazio? Sì, l'ho fatto. Riavviare ha aiutato un po', ma ho comunque notato un po' di ritardo. Forse è il momento di verificare la presenza di un altro aggiornamento o di valutare di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Ottima idea. Ci penserò, non voglio avere a che fare con questi problemi durante i miei viaggi. Certamente, è meglio che tutto funzioni senza intoppi prima di partire. Grazie per il tuo aiuto. Mi assicurerò di risolvere questo problema prima del mio viaggio. Lezione 4. Esplorare le attrazioni. Esiste un servizio espresso per spostarsi in città? Sì, offriamo un servizio espresso a un costo aggiuntivo, ideale per chi vuole risparmiare tempo. Sembra comodo. Ci aiuterebbe sicuramente a ottimizzare il tempo a disposizione per esplorare le attrazioni. Assolutamente sì! Con il servizio espresso possiamo visitare più posti senza preoccuparci di aspettare troppo a lungo. Ci sono attrazioni imperdibili che secondo te dovremmo includere nel nostro itinerario? Penso che non dovremmo perderci i monumenti storici. Offrono uno scorcio sulla ricca storia della città.
Sembra fantastico. Ho sempre desiderato visitare quei luoghi famosi e saperne di più sul loro significato. Sì, ognuno di questi luoghi racconta una storia unica che può davvero arricchire la nostra esperienza. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio ed esplorare insieme a voi tutti questi incredibili luoghi. Lezione 5. Preferenze per le verdure. Ad alcune persone non piacciono molto le verdure verdi come i broccoli e i cavoletti di Bruxelles, ma a me in realtà piacciono. Davvero? Interessante. Penso che entrambi possano essere molto gustosi se cucinati correttamente, soprattutto con i condimenti giusti. Assolutamente sì. Adoro la versatilità dei broccoli, possono essere cotti al vapore, arrostiti o anche frullati nelle zuppe. Sì, e i cavoletti di Bruxelles hanno un sapore delizioso, soprattutto se caramellati con un po' di aglio e olio d'oliva. Esatto. Tutto sta nel come li prepari, possono essere deliziosi se fatti bene. Sono d'accordo. È sorprendente quante persone rinuncino a queste verdure nutrienti a causa delle loro preferenze di gusto. Sì. Se solo gli dessero una possibilità, potrebbero scoprire un nuovo piatto preferito. Certamente. Proviamo a cucinare insieme una nuova ricetta con queste verdure, qualche volta. Mi piacerebbe molto. Scoprire piatti diversi potrebbe aiutarci ad apprezzarli ancora di più. Lezione 6. Riflessioni storiche. I sedimenti di Port Royal, nell'attuale Nuova Scozia, hanno una storia davvero ricca, non credi? Sì, è affascinante. Sebbene Port Royal e altre colonie abbiano avuto un successo alquanto altalenante, le loro storie sono davvero avvincenti. Esatto. Quei primi insediamenti affrontarono numerose sfide e tuttavia contribuirono in modo significativo alla storia. Assolutamente. Viene da chiedersi quanto sarebbe diverso il nostro mondo se quelle colonie fossero prosperate. Credo che esplorare quei siti storici possa fornirci lezioni preziose anche oggi. Sì, comprendere il passato ci aiuta ad apprezzare il presente e a dare forma al nostro futuro. Mi piacerebbe visitare quei siti storici e saperne di più sul loro significato. Anch'io. Organizziamo insieme un viaggio per esplorare la storia dei primi insediamenti. Sembra un'avventura. Non vedo l'ora di immergermi nella sua ricca cultura e nelle sue storie. Lezione 7. Scoperte di shopping. Di recente ho visitato un mercato con una grande varietà di prodotti, è stato travolgente ma emozionante. Sembra fantastico. Cosa hai comprato? Qualcosa di speciale che ti ha colpito? Ho comprato alcuni prodotti artigianali e degli snack unici, difficili da trovare altrove. Fantastico. Adoro scoprire prodotti locali che riflettono la cultura del posto. Esatto. Rende l'esperienza di acquisto molto più significativa, non è vero? Sì, penso che sia importante sostenere gli artigiani e le aziende locali ogni volta che possiamo. Assolutamente sì. Poniamoci l'obiettivo di esplorare più mercati durante i nostri viaggi. Mi piacerebbe molto. Ogni mercato ha il suo fascino e le sue peculiarità da scoprire. Non vedo l'ora di scoprire quali tesori troveremo insieme nella nostra prossima avventura. Lezione 8. Decisioni sul taglio di capelli.
Stavo pensando di prendere una scorciatoia, potrebbe essere divertente ed elegante. È vero, un taglio corto può davvero cambiare il tuo look ed essere molto più facile da gestire. Esatto. Ho sentito dire che i capelli corti possono essere più comodi, soprattutto quando fa caldo. Sì, è anche un ottimo modo per rinnovare il tuo stile e magari provare qualcosa di nuovo. Sono un po' nervoso all'idea di fare un cambiamento così grande, però. È perfettamente comprensibile. Forse potresti iniziare con una spuntatina prima di passare a una scorciatoia completa. Ottima idea! Mi aiuterebbe ad affrontare il cambiamento senza sentirmi sopraffatto. Certamente. Inoltre, se ti piace il taglio iniziale, puoi sempre optare per uno più corto. Ci penserò e forse fisserò presto un appuntamento. Lezione 9. L'influenza di Shakespeare. Sapevi che Shakespeare sembra aver introdotto molte parole nella lingua? Sì, l'ho sentito. È affascinante pensare a come le sue opere abbiano plasmato l'inglese nel corso dei secoli. Esatto. Molte frasi che diciamo oggi hanno origine dalle sue opere teatrali e dai suoi sonetti. Assolutamente sì. La sua creatività linguistica è davvero notevole e continua a influenzare gli scrittori di oggi. Penso che discutere del suo impatto possa aiutarci ad apprezzare la ricchezza della lingua inglese. Sì, è incredibile vedere come la lingua si evolve e si adatta nel tempo. Mi piacerebbe esplorare alcune delle sue opere meno conosciute e vedere quali nuove espressioni posso scoprire. Sembra un'idea fantastica. Immergiamoci insieme nella sua poesia e nelle sue opere teatrali. Non vedo l'ora. Sarà un modo divertente per approfondire la nostra conoscenza della lingua e della letteratura. Lezione 10. Gestione efficace del tempo. Ho cercato di gestire il mio tempo in modo efficace. È importante stabilire le priorità. Assolutamente sì. Stabilire delle priorità aiuta a garantire che i compiti più importanti vengano svolti per primi. Sì. Spesso mi accorgo che suddividere i progetti più grandi in parti più piccole li rende meno opprimenti. È un approccio intelligente. Ti permette di concentrarti su un passo alla volta e di monitorare i tuoi progressi. Esatto. Inoltre, celebrare questi piccoli traguardi mi motiva a continuare. Sì, credo che restare organizzati sia fondamentale per mantenere la produttività e ridurre lo stress. Sto lavorando per creare un programma giornaliero che mi aiuti a rimanere sulla buona strada. Ottima idea! Condividiamo le nostre tecniche di pianificazione per aiutarci a vicenda a migliorare. Mi piacerebbe molto. Insieme possiamo trovare strategie efficaci per gestire meglio il nostro tempo. Lezione 11. Sbocchi creativi. Sì, è un ottimo modo per rilassarsi e concentrarsi su qualcosa di creativo, non è vero? Assolutamente sì! Dedicarsi ad attività creative può essere davvero terapeutico e appagante. Ho scoperto che mi consente di esprimere i miei pensieri e sentimenti in un modo diverso. Sì, è incredibile come la creatività possa dare sfogo a emozioni che altrimenti non potremmo esprimere. Esatto. Che si tratti di dipingere, scrivere o fare bricolage, creare ha sempre qualcosa di speciale. Sono completamente d'accordo.
È anche un modo meraviglioso per staccare la spina dallo stress della vita quotidiana. Certo. Prendiamoci del tempo per esplorare insieme il nostro lato creativo, potrebbe essere un'esperienza divertente. Mi piacerebbe molto. Collaborare a un progetto potrebbe portare a risultati interessanti. Assolutamente sì. Facciamo un brainstorming di idee e vediamo dove ci porta la nostra creatività. Lezione 12. Assistenza per i piani di arrivo. Certo. Sarò felice di aiutarti quando arriverai a Londra. Che gentile da parte tua. Quando arriverai a Londra? Atterrerò venerdì pomeriggio, quindi avrò tutto il weekend da trascorrere con te. Perfetto! Sarà fantastico farti fare un giro e farti conoscere alcuni dei piatti tipici locali. Non vedo l'ora. Ci sono posti specifici che pensi dovrei vedere prima? Assolutamente sì! Dovremmo iniziare con i monumenti più iconici, come la Torre di Londra e Buckingham Palace. Sembrano attrazioni imperdibili. Non vedo l'ora di esplorarle con voi. Sì! Inoltre, lungo il cammino potremo trovare qualche posticino accogliente dove mangiare un boccone. Sembra un piano perfetto. Non vedo l'ora di partire e di trascorrere del tempo insieme. Lezione 13. Definire gli obiettivi. Quando si affrontano progetti di grandi dimensioni, è importante stabilire obiettivi realistici e suddividere i compiti in parti più piccole. Assolutamente sì! Con questo approccio anche i compiti più ardui sembrano gestibili. Sì. Spesso mi accorgo che stabilire traguardi più piccoli mi aiuta a rimanere motivato lungo il percorso. Sono d'accordo. Celebrare le piccole vittorie può davvero aumentare la tua sicurezza e il tuo entusiasmo. Esatto. È un ottimo modo per monitorare i progressi e assicurarmi di procedere nella giusta direzione. Inoltre, aiuta a ridurre le sensazioni opprimenti che possono accompagnare progetti più grandi. Certo. Hai delle strategie specifiche che usi quando stabilisci i tuoi obiettivi? Mi piace scrivere i miei obiettivi e tenerli ben visibili per ricordarmi su cosa sto lavorando. È un'idea fantastica. I promemoria visivi possono essere un'ottima fonte di motivazione. Lezione 14. Scegliere l'abito perfetto. Che ne dici di un abito chic in un colore pastello? Penso che si adatterebbe perfettamente all'occasione. Sembra fantastico! I colori pastello sono così freschi e possono davvero rallegrare qualsiasi evento. Esatto. Inoltre, sono spesso associati alla primavera e all'estate, il che li rende molto festosi. Sì, adoro la versatilità degli abiti pastello. Possono essere eleganti o casual a seconda degli accessori. Assolutamente sì. Un semplice paio di tacchi o anche delle ballerine eleganti potrebbero completare magnificamente il look. E non dimentichiamoci degli accessori giusti. Una graziosa borsetta e qualche gioiello delicato sarebbero perfetti. Certamente. Si tratta di trovare il perfetto equilibrio tra eleganza e comfort. Non vedo l'ora di vedere cosa sceglierai. Provare stili diversi sarà parte del divertimento. Sì. Dedichiamoci una giornata per esplorare insieme alcune boutique. Lezione 15. Esplorazione dello sviluppo suburbano.
Col tempo, la maggior parte delle persone si trasferì in periferia e, col tempo, in quelle zone vennero costruiti negozi e piccoli centri commerciali. Sì, è interessante vedere come le aree suburbane si siano evolute nel corso degli anni per soddisfare le esigenze della popolazione in crescita. Esatto. La comodità di avere negozi a portata di mano ha cambiato il modo in cui le persone affrontano lo shopping e le commissioni quotidiane. Assolutamente sì. È straordinario come questi sviluppi abbiano influenzato la vita della comunità e le interazioni sociali. Penso che sia affascinante come la vita in periferia abbia i suoi pro e contro, soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità ai centri urbani. Sì, anche se vivere in periferia offre più spazio, a volte può dare la sensazione di essere isolati rispetto alla vita in città. Sono d'accordo. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra comfort e praticità. Esatto. La prossima volta che andiamo, esploriamo alcune zone suburbane. Potrebbe essere illuminante vedere le differenze in prima persona. Mi piacerebbe molto. È sempre utile capire come i diversi ambienti di vita influenzino il nostro stile di vita. Lezione 16. Apprezzamento della creazione di modelli. Di recente ho incontrato una persona che apprezza il modellismo. È un hobby molto creativo e ricco di dettagli. Sembra interessante. Il modellismo richiede molta pazienza e attenzione ai dettagli, non è vero? Assolutamente. Ammiro la bravura dei modellisti nel creare progetti così complessi partendo da zero. Sì, è affascinante vedere come riescano a dare vita alle loro visioni, che si tratti di edifici, veicoli o paesaggi. Penso che potrebbe essere un'attività divertente da provare insieme. Potremmo anche scambiarci foto dei nostri progressi. Ottima idea! Sarebbe divertente condividere consigli e tecniche mentre lavoriamo sui nostri modelli. Esatto. E poi sarebbe gratificante vedere come saranno venute alla fine le nostre creazioni. Non vedo l'ora. Raccogliamo un po' di materiale e fissiamo una data per iniziare la nostra avventura nel modellismo. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di dare sfogo alla mia creatività insieme. Lezione 17. Attività al chiuso. Che ne dici di guardare un film o di giocare a giochi da tavolo con gli amici questo fine settimana? Sembra un'idea fantastica. È sempre bello trascorrere una serata rilassante, piena di risate e divertimento. Esatto. Potremmo scegliere un classico e fare una piccola maratona cinematografica. Sì, e possiamo anche aggiungere qualche gioco da tavolo per un po' di sana competizione tra un film e l'altro. Mi piace un sacco. Giocare è un ottimo modo per coinvolgere tutti e creare momenti memorabili. Assolutamente sì. Inoltre, gli snack sono un must sia per le serate cinema che per quelle di gioco. Certo. Prepariamo dei popcorn e magari ordiniamo anche una pizza per accontentare tutti. Perfetto! Non vedo l'ora di uscire e godermi una piacevole serata in casa con gli amici. Anch'io. Sarà un modo meraviglioso per rilassarsi e riconnettersi. Lezione 18. Traguardi del basket. Dopo aver vinto il premio di Rookie of the Year della NBA, Jordan iniziò rapidamente a firmare una serie di contratti di sponsorizzazione. È impressionante. È incredibile vedere come il talento possa aprire così tante porte nel mondo dello sport. Esatto.
Il suo successo in campo ha aperto la strada a una straordinaria carriera anche fuori dal campo. Sì, è affascinante come gli atleti possano sfruttare la loro fama per creare fiorenti iniziative imprenditoriali. Penso che sia un ottimo esempio di come il duro lavoro e la dedizione possano portare a molteplici opportunità. Assolutamente. L'influenza di Jordan va oltre il basket, è diventato un'icona globale. Sì. Il suo marchio ha cambiato completamente il modo in cui concepiamo il marketing sportivo. Mi piacerebbe saperne di più su come ha costruito il suo marchio e quali strategie ha utilizzato. Facciamo una ricerca insieme. Sarebbe interessante vedere come possiamo applicare queste lezioni ai nostri obiettivi. Lezione 19. Godersi l'aria aperta. Spero che il tempo resti bello, mi piacerebbe molto fare qualche attività all'aria aperta questo fine settimana. Anch'io. Sarebbe fantastico trascorrere del tempo all'aria aperta, prendendo il sole e l'aria fresca. Esatto. Che si tratti di escursioni, gite in bicicletta o semplicemente di un picnic, stare all'aria aperta può essere davvero rigenerante. Assolutamente. Trovo che la natura abbia il potere di sollevarmi il morale e schiarirmi la mente. Sì. Organizziamo qualcosa di divertente, come una gita al parco o un sentiero nelle vicinanze. Sembra perfetto. Fare attività fisica all'aria aperta è un ottimo modo per rilassarsi e godersi la bellezza che ci circonda. Sono d'accordo. Inoltre, è un'opportunità per disconnettersi dalla tecnologia e riconnettersi con la natura. Certamente. Non dimentichiamoci di portare con noi qualche snack e qualche bevanda per la nostra avventura all'aria aperta. Non vedo l'ora. Sarà un modo meraviglioso per godersi al meglio il bel tempo. Lezione 20. Paesaggi spettacolari. Gli splendidi paesaggi e la possibilità di vedere l'aurora boreale sono motivi incredibili per visitare il nord. Assolutamente sì. Vedere l'aurora boreale è sicuramente nella mia lista dei desideri. Sembra magico. Sì. Ho visto così tante fotografie dei colori vivaci che danzano nel cielo, deve essere mozzafiato dal vivo. Posso solo immaginarlo. È una di quelle meraviglie della natura che devi vedere per credere. Esatto. Organizziamo un viaggio in un luogo dove possiamo assistere insieme a questo fenomeno. Sembra fantastico. Mi piacerebbe tanto esplorare i bellissimi paesaggi e le luci. Potremmo anche fare un'escursione durante il giorno per ammirare il paesaggio prima che il cielo si illumini di notte. Sì, sarebbe l'avventura perfetta, che unirebbe l'esplorazione della natura a uno spettacolo di luci mozzafiato. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare questo viaggio, sarà indimenticabile. Lezione 21. Obiettivi finanziari. Per raggiungere i propri obiettivi finanziari è importante procedere con calma ma con decisione. Ci vogliono tempo e dedizione. Sono completamente d'accordo. Stabilire traguardi realistici può aiutare a rendere il percorso più gestibile. Esatto. Spesso mi accorgo che suddividere obiettivi più grandi in passaggi più piccoli mi mantiene motivato. Sì, celebrare i piccoli traguardi raggiunti lungo il cammino può davvero aumentare la tua autostima. Penso che sia essenziale restare concentrati e ricordarci perché stiamo lavorando per raggiungere questi obiettivi. Assolutamente sì. Tenere una vision board o un diario può aiutare a mantenere la concentrazione e la motivazione. Ottima idea.
Inizierò a monitorare i miei progressi e ad adattare i miei piani se necessario. Mi piacerebbe molto supportarti in questo. Sentiamoci regolarmente per condividere i nostri progressi e incoraggiarci a vicenda. Sono emozionato. Insieme possiamo aiutarci a vicenda a mantenere la responsabilità e a realizzare i nostri sogni finanziari. Lezione 22. Consigli per il giardinaggio. Questa stagione coltiverai soprattutto fiori come rose e girasoli. Sì, trovo che portino tanto colore e vita al giardino e che siano relativamente facili da curare. Sembra meraviglioso. Adoro come i fiori vivaci possano illuminare qualsiasi spazio. Assolutamente sì. Inoltre, mi piace prendermi cura di loro e vederli sbocciare. Hai qualche consiglio per mantenerli sani durante tutta la stagione di crescita? Certamente. Annaffiature regolari e la garanzia che ricevano abbastanza luce solare sono fattori chiave per il successo. Lo terrò a mente. Penso che sia anche importante controllare regolarmente la presenza di parassiti per prevenire danni. Sì, prestare attenzione a eventuali problemi può risparmiarti un sacco di guai in futuro. Non vedo l'ora di vedere il tuo giardino in piena fioritura, sembra che sarà meraviglioso. Lezione 23. Saluti del mattino. Buongiorno. Spero che tu stia bene oggi. Buongiorno. Sì, lo sono. E tu? Sto bene, grazie. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserva la giornata. Anch'io. Penso che sarà una giornata produttiva e piena di opportunità. Assolutamente sì. Approfittiamone al massimo e affrontiamo insieme i nostri progetti. Sì, non vedo l'ora di vedere cosa realizzeremo entro la fine della giornata. Sono ottimista. Fissiamoci degli obiettivi e cominciamo. Ottima idea! Insieme possiamo rendere questa giornata davvero speciale. Sono pronto. Immergiamoci nei nostri compiti e godiamoci la giornata che ci aspetta. Lezione 24. Piani di check-in. Stavo pensando al nostro viaggio e vorrei fare il check-in il 15 e il check-out il 18. Fantastico! Hai già prenotato l'hotel per quelle date? Non ancora, ma voglio assicurarmi che ci venga assegnata una buona stanza. Che ne pensi? Assolutamente sì! È importante trovare un posto che si adatti alle nostre esigenze e preferenze. Sono d'accordo. Dovremmo cercare servizi come la piscina o la colazione inclusa. Sì, questi sono sicuramente dei vantaggi da considerare. E la posizione? Essere vicini alle attrazioni sarebbe l'ideale, non è vero? Certamente. Ci farà risparmiare tempo e renderà il nostro viaggio più piacevole. Hai in mente qualche hotel specifico che dovremmo visitare? Lezione 25. Confronti di progettazione. Fantastico! Non dimenticare di prenderti un po' di tempo per confrontare modelli e prezzi dei nostri outfit. Certo, è fondamentale trovare le migliori offerte senza rinunciare allo stile, giusto? Esatto. Voglio che facciamo bella figura senza spendere una fortuna. Dovremmo stabilire un budget per ogni outfit per restare in carreggiata? È un'idea intelligente. Ci aiuterà a evitare di spendere troppo.
Perfetto! Facciamo una lista di ciò di cui abbiamo bisogno prima di iniziare a fare la spesa. D'accordo. In questo modo potremo concentrarci prima sulla ricerca dell'essenziale. E se abbiamo tempo, possiamo sempre dare un'occhiata ad alcuni articoli di tendenza. Sì. Sarà divertente scoprire quali nuovi stili ci saranno. Lezione 26. Turismo tutto l'anno. Sapete, il turismo qui è fiorente perché il clima è buono tutto l'anno. È vero, questo la rende una meta ideale per i visitatori in qualsiasi momento, non è vero? Assolutamente sì. Mi piace molto la varietà delle attività che si possono svolgere in ogni stagione. Assolutamente sì, che si tratti di escursioni in estate o di sci in inverno, ce n'è per tutti i gusti. È affascinante come questo posto attragga turisti da tutto il mondo. Ho incontrato così tante persone interessanti durante i miei viaggi qui. Anch'io. È sempre emozionante condividere le esperienze con gli altri. E la cultura locale è così vivace che arricchisce l'intera esperienza. Sono completamente d'accordo. Rende le nostre avventure ancora più memorabili. Lezione 27. Comprendere il movimento dell'auto. Hai mai pensato a come il movimento rotatorio di un albero si collega alle ruote? Sì, è affascinante come, quando le ruote girano, l'auto si muove in avanti. Esatto. È come una macchina ben oliata che lavora in perfetta armonia. Ed è sorprendente come ogni parte svolga il suo ruolo nel rendere funzionale l'auto. Lo è davvero. I meccanismi che stanno dietro a tutto questo sono piuttosto intricati. Adoro scoprire come funzionano le cose insieme. È così illuminante. E quando si capisce il processo, guidare diventa ancora più emozionante. Certamente, aggiunge un livello completamente nuovo di apprezzamento per la tecnologia nelle automobili. Non vedo l'ora di approfondire l'interazione tra sistemi diversi. Lezione 28. Lo sport e il boom del XX secolo. Sapevi che le gare popolari coincidevano con il boom del settore sportivo e dell'esercizio fisico di fine XX secolo? Sì, è incredibile come questo periodo abbia influenzato la cultura del fitness. Assolutamente. Sempre più persone hanno iniziato a rendersi conto dell'importanza di mantenersi attivi. E ha dato il via a una tendenza che continua a crescere ancora oggi, non è vero? Certamente. Eventi come le maratone divennero importanti raduni sociali. È interessante come promuovano la comunità e una sana competizione. Mi piace perché ispirano le persone a superare i propri limiti. Esatto, è tutta una questione di motivazione e di raggiungimento di obiettivi personali. E l'energia che si respira in questi eventi è semplicemente elettrizzante. Lezione 29. Riconoscere il lavoro delle donne. È sorprendente quante donne altamente competenti siano gravemente sottopagate in vari settori. Lo so, vero? Spesso sono loro a gestire la situazione, mentre altri si prendono il merito. È frustrante vedere che il loro duro lavoro passa inosservato. Assolutamente sì, meritano un riconoscimento e un giusto compenso. Spero che più persone inizino a riconoscere il loro contributo. Sì, è essenziale per creare un ambiente di lavoro più equo.
Il cambiamento è lento, ma conversazioni come questa possono contribuire a sensibilizzare. Esatto. Dobbiamo sostenere l'equità e l'uguaglianza. Insieme possiamo sostenere il movimento per il cambiamento. Lezione 30. Il futuro dell'informatica. Assolutamente. L'idea di computer che funzionano con qubit invece che con bit è rivoluzionaria. Lo è davvero? L'informatica quantistica ha il potenziale per cambiare tutto. Immaginate la velocità e l'efficienza che potremmo raggiungere con una tecnologia del genere. Sì, potrebbe risolvere problemi complessi molto più velocemente dei computer tradizionali. E apre le porte a progressi che ancora non possiamo prevedere. Sono entusiasta delle possibilità. Quale pensi che sarà la prima grande svolta? È difficile dirlo, ma credo che avrà un impatto su campi come la medicina e la crittografia. Tutto questo è sensato. Le implicazioni sono vaste ed entusiasmanti, non è vero? Assolutamente. Siamo sull'orlo di una rivoluzione tecnologica. Lezione 31. Incontri memorabili con gli animali. Mi sono sempre divertito e ho trovato momenti interessanti allo zoo, alcuni animali erano davvero grandi, non è vero? Sì, è affascinante vedere da vicino creature così maestose. Adoro il fatto che ogni visita sia una nuova avventura con così tanto da esplorare. Esatto, ogni animale ha una storia unica da raccontare. E l'aspetto educativo rende il tutto ancora più utile. Sono d'accordo. Imparare a conoscere i loro habitat e i loro comportamenti è davvero arricchente. Inoltre, è un ottimo modo per incoraggiare gli sforzi di conservazione. Sì, possiamo fare la differenza sostenendo la salvaguardia della fauna selvatica. Pianifichiamo presto un'altra visita, non vedo l'ora di vedere di più. Lezione 32. Il viaggio di Harriet. Questo posto offrì riparo ai nuovi arrivati e Harriet fece circa 11 viaggi dal Canada. È incredibile. La sua dedizione ha davvero fatto la differenza per molte persone. Assolutamente sì. È motivante vedere un tale impegno nell'aiutare gli altri. Deve essere stato impegnativo ma gratificante aiutare così tante persone. Sì, e la sua storia ci ricorda l'impatto che una sola persona può avere. È incredibile come la gentilezza possa creare un effetto a catena in una comunità. Spero che più persone sentano parlare del suo percorso, è importante condividere queste storie. Certamente, ci ispirano ad essere compassionevoli e proattivi. Insieme possiamo onorare la sua eredità continuando il suo lavoro. Lezione 33. Acquistare vestiti. Perfetto. Ho bisogno di vestiti nuovi. C'è altro che vale la pena controllare? Sì, è sempre bene esplorare diversi negozi per variare. Sono d'accordo. A volte le scoperte migliori si trovano nei luoghi più inaspettati. Esatto. Inoltre, potremmo scoprire nuovi stili che non avevamo considerato. Dovremmo cercare articoli stagionali o concentrarci su quelli essenziali. L'ideale sarebbe un mix di entrambi. Dovremmo puntare sulla versatilità. Ottima idea.
Così saremo preparati per ogni occasione. E renderà anche molto più semplice preparare i bagagli per il nostro viaggio. Assolutamente sì. Facciamo una lista di ciò di cui abbiamo bisogno prima di partire. Lezione 34. Delizia di frutti di mare. Penso che proverò il piatto di pesce. Sembra delizioso e rappresenta perfettamente il piatto tradizionale della regione. Ottima scelta! Il pesce è spesso una specialità delle zone costiere, non è vero? Assolutamente sì. Adoro quanto sia fresco e saporito. E tu? Sto pensando a qualcosa di un po' più leggero, magari un'insalata con del pesce locale. Sembra rinfrescante. È bello bilanciare piatti più pesanti con opzioni più leggere. Esatto! E ci dà l'opportunità di assaporare i diversi sapori della regione. Non vedo l'ora di condividere il piatto con voi, sarà divertente esplorarlo insieme. Sì, condividere il cibo arricchisce sempre l'esperienza, non credi? Certamente. Il cibo unisce davvero le persone e crea ricordi duraturi. Lezione 35. Tecniche artistiche. Ho letto qualcosa sulla litografia ed è affascinante come questo processo sia diventato popolare nel nord per realizzare stampe. È davvero interessante. La litografia consente rappresentazioni così dettagliate di scene ed eventi, non è vero? Sì. La capacità di trasferire le immagini sulla carta in modo così preciso è una vera forma d'arte. E ha aperto nuove strade agli artisti per esprimere la loro creatività. Esatto. È incredibile come la tecnologia possa trasformare l'arte e l'accessibilità. Mi chiedo quanti artisti famosi abbiano utilizzato la litografia nelle loro opere. Credo di sì. È una parte importante della storia dell'arte che merita maggiore attenzione. Assolutamente sì! Esploreremo insieme alcune litografie famose, qualche volta. Ottima idea. Sarà divertente immergersi nel mondo delle stampe e dei loro creatori. Lezione 36. Preparazione dello spazio. Sembra una buona idea. Come dovrei preparare lo spazio per il nostro progetto? Per prima cosa, dobbiamo eliminare tutto il disordine per creare un'area di lavoro pulita. Giusto. Uno spazio ordinato ci aiuterà a concentrarci meglio e ad essere più produttivi. Esatto! Dopodiché potremo raccogliere tutto il materiale di cui avremo bisogno. Dovremmo fare una lista per assicurarci di non dimenticare nulla di importante. Sì, una checklist è un ottimo modo per rimanere organizzati ed efficienti. Inizierò ad annotare ciò di cui potremmo aver bisogno per il progetto. Perfetto! Una volta che tutto è pronto, possiamo iniziare. Non vedo l'ora di iniziare e vedere come andrà a finire. Lezione 37. Confronto dei prezzi. Dovremmo confrontare i prezzi su diversi siti web per trovare le offerte migliori. È una mossa intelligente. È sempre bene assicurarsi di ottenere il massimo dal proprio denaro. Esatto. Inoltre, lo shopping online rende facile e veloce la verifica di più opzioni. Quando confrontiamo i prezzi dovremmo considerare anche i costi di spedizione. Certamente. Possono sommarsi e influenzare il valore complessivo dei nostri acquisti.
Capito? E il luogo di consegna? Anche questo può influire sui tempi di consegna dei nostri articoli. Sì, è importante scegliere una località che offra una spedizione puntuale e senza costi aggiuntivi. Assicuriamoci di tenerne conto anche nei nostri confronti. Sembra un'idea geniale. Non vedo l'ora di fare delle ottime offerte insieme. Lezione 38. Successo teatrale. Sapevi che una stagione di 6 settimane di grande successo nel 1957 portò alla costruzione di un teatro permanente? È incredibile come le produzioni di successo possano plasmare la cultura locale. Assolutamente sì. Un teatro permanente offre tantissime opportunità alla comunità. Sì, può ospitare vari spettacoli ed eventi, arricchendo la scena artistica locale. Mi piacerebbe vedere che tipo di spettacoli mettono in scena lì. Anch'io. Sarebbe emozionante assistere regolarmente a spettacoli dal vivo. E creerebbe un senso di comunità tra il pubblico e gli artisti. Esatto. Un teatro può davvero unire le persone e sostenere i talenti locali. Organizziamo una visita per vedere uno spettacolo tra qualche tempo. Lezione 39. Talenti musicali. Sono sempre stato molto bravo a suonare la viola, è uno strumento davvero bello. È meraviglioso. La viola ha un suono così ricco e caldo che aggiunge profondità alla musica. Sono completamente d'accordo. Ho anche preso più lezioni di canto per migliorare le mie capacità musicali. Sembra una combinazione fantastica. Il canto può davvero integrare le abilità strumentali. Sì. Aiuta a comprendere meglio melodie e armonie. Mi piacerebbe molto sentirti suonare e cantare qualche volta. Deve essere magico. Mi piacerebbe condividerlo con voi. La musica è un'espressione così personale. Assolutamente sì. Riesce a trasmettere emozioni in modi che a volte le parole non riescono a esprimere. Organizziamo insieme una piccola sessione musicale, sarebbe divertente. Lezione 40. Una reazione contro il progresso. È preoccupante vedere una violenta reazione contro i progressi compiuti dalle donne negli ultimi 20 anni. Sì, è allarmante la rapidità con cui il progresso può essere messo in discussione o invertito. Assolutamente. È fondamentale continuare a sostenere l'uguaglianza e i diritti delle donne. Sono pienamente d'accordo. Dobbiamo riconoscere l'importanza di sostenerci a vicenda. È fondamentale opporsi a qualsiasi forma di discriminazione e promuovere la comprensione. Sì, conversazioni come questa sono essenziali per sensibilizzare e promuovere il cambiamento. Insieme possiamo fare la differenza e contrastare la negatività. Esatto. Impegniamoci a essere alleati e a sostenerci a vicenda in ogni modo possibile. Ci sto. È tempo di agire e promuovere una società più inclusiva. Lezione 41. Percezione del servizio. Ho notato che i receptionist danno l'impressione di avere più addetti al servizio di quanti ne abbia realmente Walmart. È un'osservazione interessante. Crea la percezione di un servizio clienti migliore, non è vero? Sì, può far sì che un negozio sembri più accogliente e attento ai clienti.
Esatto, ma è importante assicurarsi che il servizio effettivo corrisponda a quella percezione. Assolutamente sì. Se i clienti non ricevono assistenza quando ne hanno bisogno, può essere frustrante. Sono d'accordo. È fondamentale che i negozi forniscano personale adeguato per soddisfare le esigenze dei clienti. Dovremmo paragonarlo ai grandi magazzini più piccoli. Spesso offrono un servizio più personalizzato. È vero, i negozi più piccoli possono creare un'esperienza di acquisto più intima. Teniamo d'occhio queste differenze la prossima volta che andiamo a fare la spesa. Lezione 42. Lancio del giavellotto. Un'altra specialità è il lancio del giavellotto, in cui gli atleti cercano di scagliare un oggetto simile a una lancia il più lontano possibile. Esatto. Per eccellere in questa disciplina servono forza, tecnica e precisione. Assolutamente sì. È affascinante vedere come gli atleti si allenano per migliorare i loro lanci. Sì, la tecnica utilizzata può influenzare notevolmente la distanza raggiunta. Mi piace osservare la concentrazione e l'attenzione sui loro volti durante la gara. È emozionante vederli dare il massimo in un ambiente così competitivo. E l'eccitazione della folla aumenta l'adrenalina del momento. Certamente, crea un senso di comunità e di sostegno per gli atleti. Un giorno potremmo andare a vedere insieme una gara di giavellotto, sarà emozionante. Lezione 43. Preparazione del sushi. Non vedo l'ora di preparare il sushi. Non dimenticate di prendere una stuoia di bambù per il sushi, è essenziale per arrotolarlo. Assolutamente. Quel tappetino rende il processo molto più semplice e ordinato, non è vero? Sì. Aiuta a creare rotoli compatti e uniformi, il che è fondamentale per un buon sushi. E dovremmo raccogliere tutti gli ingredienti rimanenti per assicurarci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Esatto. Pesce fresco, riso e verdure sono ingredienti indispensabili per un'esperienza di sushi eccezionale. Dovremmo anche prendere in considerazione delle salse per esaltare i sapori? Certamente. La salsa di soia e il wasabi possono davvero esaltare il sapore del sushi. Non vedo l'ora di iniziare, sarà una divertente avventura culinaria. Sì. Rendiamola una serata sushi indimenticabile. Lezione 44. Vantaggi dell'iscrizione. È fantastico che il posto sia accessibile a tutti, anche per visite regolari. Assolutamente sì. Quando un servizio è conveniente, incoraggia più persone a partecipare regolarmente alle attività. E ho sentito dire che offrono diverse opzioni di abbonamento, il che può essere davvero allettante. Sì, avere diversi piani di abbonamento consente ai singoli individui di scegliere quello più adatto a loro. Esatto. Soddisfa esigenze e preferenze diverse, rendendolo una scelta flessibile. Inoltre, ciò può creare un senso di comunità tra i membri che visitano spesso. Certo. È bello rivedere volti familiari e costruire legami nel tempo. E queste connessioni possono dare vita a esperienze divertenti e nuove amicizie. Prendiamo sicuramente in considerazione l'idea di sottoscrivere un abbonamento, potrebbe valerne la pena. Lezione 45. Costruire un castello di sabbia. Quando si costruisce un castello di sabbia,
È importante iniziare con la sabbia bagnata per creare una base solida. Assolutamente. La sabbia bagnata tiene insieme molto meglio e aiuta a mantenere intatta la struttura. Sì, senza solide fondamenta, il castello potrebbe crollare prima ancora di essere terminato. Esatto. È incredibile come la tecnica giusta faccia la differenza nel creare qualcosa di bello. E la corretta distribuzione della sabbia può migliorare l'aspetto generale del castello. Certamente. Si tratta di prendersi il proprio tempo ed essere pazienti durante il processo. Adoro il fatto che costruire un castello di sabbia possa essere sia divertente che uno sfogo creativo. Anch'io. È un modo fantastico per godersi la spiaggia esprimendo il nostro lato artistico. Pianifichiamo presto una giornata in spiaggia così potremmo costruirne una insieme. Lezione 46. Gli effetti di una spada. Hai mai sperimentato gli effetti negativi dello stress o dell'ansia, quasi come un'arma a doppio taglio? Sì, a volte mi sento sopraffatto e mi sembra di lottare contro me stesso. Esatto. È dura quando lo stress può motivarci o frenarci. Sono d'accordo. Si tratta di trovare l'equilibrio e di gestire efficacemente le nostre emozioni. A volte, il semplice riconoscimento di tali sentimenti può aiutare a elaborarli. Sì, parlarne con qualcuno può fare un'enorme differenza. Davvero. Il sostegno degli amici può alleggerire il peso che portiamo. Ed è importante ricordarci che a volte è normale sentirsi così. Certamente. Siamo tutti umani e condividere le nostre difficoltà può favorire comprensione e compassione. Lezione 47. Stratificazione dei colori. Quando si dipinge, è fondamentale prendersi il tempo necessario. Stratificare i colori e sfumarli con cura può creare effetti sorprendenti. Assolutamente sì. La fretta può portare a colori opachi e a un aspetto meno curato. Esatto. La pazienza alla fine paga, non è vero? Sì, la profondità che la stratificazione conferisce a un dipinto può essere davvero ipnotizzante. Adoro il modo in cui tecniche diverse possono cambiare completamente il risultato di un pezzo. Anch'io. È affascinante sperimentare e scoprire cosa funziona meglio per noi. Inoltre, è un modo meraviglioso per esprimere noi stessi e le nostre emozioni attraverso l'arte. Esatto. Organizziamo presto una sessione di pittura insieme. Potrebbe essere molto divertente. Ottima idea! Non vedo l'ora di vedere cosa creeremo insieme. Lezione 48. Targeting del lavoro. Sono nella tua stessa situazione, cercare lavoro può essere piuttosto impegnativo. Può darsi davvero? Che tipo di lavoro stai cercando? Cerco posizioni nel marketing, in particolare ruoli incentrati sulle strategie digitali. Sembra entusiasmante. Il marketing digitale è un settore in forte crescita in questo momento. Sì, e adoro la creatività che si nasconde dietro la creazione di campagne e il coinvolgimento del pubblico. Capisco perché potrebbe interessarti. Unisce capacità analitiche e creatività. Esatto. E non vedo l'ora di trovare una posizione in cui poter avere un impatto reale. Ottima mentalità. Sono sicuro che troverai un ruolo che si adatta perfettamente al tuo talento. Grazie.
Apprezzo il vostro supporto, è davvero utile durante questo processo. Lezione 49. Il divario tra i campi. Sembra che oggigiorno gli studiosi di letteratura si stiano allontanando sempre di più dagli scienziati e dagli ingegneri. Sì, è interessante come a volte campi diversi facciano fatica a connettersi tra loro. Esatto. Pochi scienziati o ingegneri sembrano leggere la letteratura, e viceversa. Lo trovo un peccato perché entrambe le aree hanno molto da offrire l'una all'altra. Assolutamente. L'intersezione tra scienza e letteratura potrebbe portare a innovazioni incredibili. Sì, potrebbe anche arricchire entrambi i campi, favorendo una più ampia comprensione del mondo. Vorrei che ci fossero più programmi interdisciplinari per colmare questa lacuna. Sarebbe fantastico. La collaborazione potrebbe ispirare nuove idee e prospettive. Promuoviamo maggiori collegamenti tra queste discipline, potrebbe essere illuminante. Lezione 50. La bellezza di San Francisco. A volte un problema più a nord è la città di San Francisco, è uno dei posti più belli, non è vero? Assolutamente. Il Golden Gate Bridge e le dolci colline lo rendono davvero pittoresco. Sì, e la cultura e la storia diverse aggiungono molto carattere alla città. Adoro la vivace scena artistica di quel posto. Cattura davvero lo spirito della creatività. Assolutamente sì. È un luogo dove innovazione e tradizione si fondono perfettamente. Inoltre, la scena gastronomica è incredibile. Ce n'è per tutti i gusti. Esatto. Non vedo l'ora di esplorare i diversi quartieri e le loro peculiarità. Organizziamo presto un viaggio lì. Mi piacerebbe molto vivere tutto questo insieme a te. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura.